Ciao a tutti e bentornati al canale. Oggi è il primo giorno di riapertura delle gabbie. Siamo ufficialmente passati da zona arancione a zona gialla e direi che si vede. Infatti dalla gabbia è uscito anche Cutrizio che sono inselvaggito, buongiorno signori. Che non si vedeva più da febbraio. Infatti l'ultimo trekking che abbiamo fatto assieme risale a febbraio, quando siamo andati ai bagni di Craveggia. Oggi avevamo intenzione di fare una ciaspolata tranquilla in realtà. Solo che il fatto che siamo passati in zona gialla ha fatto sì che le montagne si riempissero di gente. Quindi la nostra idea di andare al Piancavallone, che era un itinerario molto semplice e bello per le ciaspole, è naufragata, e allora abbiamo optato per un piano B. Siamo venuti diretti a Cicogna e qua è molto più di nicchia. Stiamo salendo verso l'Alpe Pra e probabilmente andremo fino a Leciuri. Abbiamo le nostre belle ciaspole ai piedi e faremo un pernotto. Oggi è domenica e domani si va a lavorare, quindi non potevamo puntare a itinerari troppo lunghi. E quindi niente, vedremo un pochino come andrà, come sarà il nostro campo base che troveremo o all'Alpe Pra o a Leciuri, e speriamo di passare una buona nottata. Di sicuro questa boccata d'aria. Cutrizio sicuramente, perché non esce, è recluso ormai dalla vita. Più zona rossa signori, dalla Lombardia. Siamo praticamente arrivati all'Alpe Pra, che resta lì, e qua si apre tutta la vista. Allora da qua si vede l'itinerario che avremmo dovuto fare, quindi si vede Pizzo Pernice, il Piancavallone di là, lì dietro c'è Curgiei, e poi vabbè, la vista qua è veramente pazzesca, è bellissima. Abbiamo il Lago Maggiore da questa parte, e di là si vede un pezzettino del Lago d'Orta con Omegna, e in mezzo c'è il Mottarone. Ed eccoci finalmente arrivati all'Alpe Pra. C'è da dire che nonostante il percorso sia semplice, con lo zaino pesante e la neve, abbiamo fatto un po' fatica. Alpe Pra 1223. Questo video è sponsorizzato da YFood. YFood è il pasto completo che potete portare sempre con voi. Al suo interno racchiude il giusto equilibrio di macronutrienti, carboidrati, proteine e grassi, e anche i micronutrienti necessari, quindi vitamine e sali minerali. È ricco in fibre, senza lattosio, senza glutine, quindi è adatto a tutti, e si adatta perfettamente in queste occasioni, quando non si ha tempo di pranzare e quando si fa attività fisica, ad esempio, si ha bisogno di reintegrare energie. Ogni dose di YFood ha un numero ben definito di calorie, quindi ad esempio la bevanda sono 500 calorie, quindi un pasto completo. La barretta sono 250 calorie, quindi sono mezzo pasto, mangiate 2 barrette e siete a posto. Sono molto leggere da trasportare, non hanno bisogno di frigorifero, sono a lunga scadenza, quindi direi che è un prodotto che potete tenere tranquillamente come scorta. Allora spengo il buongiornissimo caffè preparato qua da Cutrizio, e poi dopo il caffè iniziamo a preparare il campo base. Quindi ci metteremo un po' a scavare con la pala e dormiremo qui. Siamo all'Alpe Pra, un posto facilmente raggiungibile in estate, in inverno fattibile. Chiaramente non ci sarà nessuno a pernottare qua, e saremo gli unici, e per fortuna è bellissimo, il panorama sarà fantastico, soprattutto stanotte, perché avremo la vista sul Lago Maggiore con tutte le luci, e abbiamo tutta la parte della Val Grande del Piancavallone a vista, e anche Corni di Nibbio da questa parte. Una zona veramente molto bella. Per il pernotto io ho optato per un sacco mummia che volevo testare, che ho appena comprato, e un nuovo sacco a pelo invernale, quindi non utilizzerò la tenda. Invece Cutrizio ha portato una tenda e un sacco a pelo, perché è un sacco a pelo con Un riempimento diciamo in piuma d'oca leggermente inferiore, quindi esatto, un livello di comfort un pochino inferiore, quindi si metterà nella tenda e domani trarremo le conclusioni su chi è stato meglio. Buongiornissimo caffè,
che bevo tutto, così Cutrizio se lo deve rifare. Beh, anche perché signori, da buon italiano con una piccola Sì. quantità del genere. Quella è la caffettiera storica, come si chiama? Brasiliana? No, la cubana. Ah, la cubana, cubana. Infatti possiamo dire che quando la maggior parte dei trekking siamo stati con una cubana, potrei anche dirlo, che ci ha È vero. accompagnato. Siamo soli. Se si vuole pernottare in modo relativamente confortevole nella neve, l'ideale, come in questo caso, è riuscire ad arrivare al terreno. Non abbiamo tantissima neve, avremo un 60 cm di neve abbastanza compattata, quindi adesso dobbiamo fare un bello spiazzo per il focolare, la tenda di Cutrizio e il mio sacco a pelo. Un lavoro lungo, però è così, sempre da lavorare. Diciamo che essendo neve bella compattata, un pochino più dura da lavorare. E un po' di legna. Io ho finito di scavare la fossa. Allora più o meno come fossa dovremmo esserci. Adesso Cutrizio si regolerà la sua parte per la tenda, che tu ti metterai qua penso. Sì, Di presumo, qua. è Io indifferente. mi metto di là, qua il focarello. Dovremmo esserci. Beh, faggio. Oh. Allora, il menù della serata prevede, almeno proveremo a fare, un risottino ai funghi porcini e poi ho della salsiccia. Abbiamo 2 belle bottiglie di vino, vero Cutrizio? Sì, che ci aiuterà a scaldare il cuore e l'anima e a Esatto. farci crollare perché... Esatto, così almeno siamo garantito che dormiamo. Inizio a mettere la cipolla nel pentolino. Non abbiamo, ecco, un supporto.
L'unico problema del pettino di titanio è che rischio di rovinare la lama. Qui ci voleva col coltello quello di chef, qual era lo chef Tony? Sì. È un Miracle Blade. Il Sai cosa possiamo fare dopo? Aspetta, è il risotto con i porcini, non è il risotto alla cipolla con soffritto di porcini, infatti. cioè non dobbiamo No, invertire. allora teniamo questa qua da parte, che magari ce la mettiamo insieme alla salsiccia dopo. Dai, così va bene, facciamo Sì. uno bello cipolloso, dai. Per il brodo abbiamo optato per della ottima neve fresca, che non si è ancora sciolta completamente, ma ci siamo quasi. Come immaginerete, preparare un risotto non è proprio la cosa più semplice del mondo, perché c'è da fare il brodo. Comunque qua ho allestito la griglietta, adesso col treppiedi, anzi col treppiede, se riesco a fare un fissaggio, ma come sfrigola bene, no? Spettacolo. Ti ho coltello, cametta, tagliamo. No, Luca, senza volerlo tu lo sai che avrai la fortuna di assaggiare un boletus raro che nessuno raccoglie. Speriamo di non morire. L'ho mangiato già 2 volte, questo è l'ultimo. Okay. Guardalo qual è. Questa è l'ultima in che senso? No, l'ultimo che mi era rimasto. Che guardalo, te ne accorgi. Guarda, dimmi dov'è la differenza col porcino, non c'è. Ah, sai una cosa, il polso è anche un attimino superiore. Guarda, tu ti metti un porcino di fianco, ti faccio vedere un bel nero. Ragazzi, si sfuma col vino rosso siciliano stasera, eh? Cos'è che abbiamo? Syrah? Un Syrah. Sfumiamo con Syrah. Non sfumiamo il bosco. Ok. Un po' lui, un po' me. Abbiamo appena aggiunto anche i funghi, quindi tra un po' si passa al brodo. Procede tutto alla perfezione, guardate che bel bollore. Salvo errori madornali, direi che il risottino stasera sul focolare viene. Il momento della mantecatura con la toma. Questi funghi sono allora Valloana, quelli di Cutrizio, giusto? Sì. E i miei essiccati non lo so. Aspetta, i miei essiccati sono di Bagnanzino. Yes. La toma mi pare che è di Crodo, quindi basta. Abbiamo un bel mix di valli locali. Così nessuno si offende, no? Uno spettacolo questo risottino. È uno spettacolo. Allora la mantecatura è finita, direi che adesso possiamo mangiarci il nostro bel risottino. Perfetto.
considerando oltretutto le condizioni in cui l'abbiamo cucinato. Bello. Sì. Carlo Cracco, levate. Sì, spostati Carlo. Cracco, dai, vieni a farci vedere come sai cucinare tu in mezzo a un cazzo, esatto. dai. Master Wild. Beh, lui figo, arriva in elicottero, no? Per fighetto. scaricare qua la cucina, Eh sì, e poi il taglierino. te la fa passare come... Tanto lui cos'è famoso? Per uova e patate. Ciao Carlo, ti vogliamo bene. Spero che sicuramente Carlo guarderà i nostri video. Un attacco mediatico così. La verità è che a tutti piace di fare i giudici. Già. Perfetto. Aspetta, io voglio fare il giudice, adesso giudico io. Che è andato un pezzo di riso. Ok. Ma cazzo, ma siamo quasi comodi, Patrizio. Lo puoi dire. Madonna, col calore mangiamo. Sento quasi caldo col calore. Facciamo, allora, visto che devi fare il giudice, facciamo il giudizio del risottino. Mamma sarà anch'io. Complimenti chef. Com'è? Devo dire che la mantecatura, la cottura del riso e il sapore, Buono? gran parte del merito va ai funghi comunque, bisogna anche... Fa al bicchiere, va? Che era sono Ma poi dobbiamo brindare, Luca, è venuto buono. Vabbè, facciamo un brindisi, Cutrizio. A noi che osiamo, però poi ci godiamo questi momenti. Alla zona gialla. Alla zona gialla, al ricongiungimento delle due regioni. Allora, abbiamo anche il secondo piatto, abbiamo la salsiccia. Però Cutrizio, qua finger food. Ma con le mani, vai, io prendo... Un po' carbonizzata, No, non neanche più tanto, Fede. Mi sa che è il pezzo che ho preso io. Guarda, anche la mia però... Dentro non è asciutta, è buona. Mettila sopra sta ceburdazza che è buona. Oh cazzo, no. Prendila da sotto, mettigli la mano sotto, Non mangiala con la terra, con i funghi, con... Tanto il battuto... L'hai presa, l'hai strofilata per terra e me l'hai... Buona però. Allora adesso, fine cena, ultimo pezzettino. Ecco come... Pezzettino di toma, perché come dice Cutrizio... No, come ho sentito dire, la buca le mie stracca, se le sa mia da vacca. Scusate, sì. Signori, È vero, perdonatemi dalla Svizzera alla Sicilia. Ecco. Stasera proverò il sacco mummia o bivi
quello illuminato per intenderci, impermeabile, sacco d'emergenza. E poi ho un nuovo sacco a pelo, meno 12, che ho comprato, ma diciamo che questa sera, cioè se ho freddo stasera con un sacco meno 12 è proprio una ciofeca, perché penso che farà un meno 1, quindi teoricamente dovrei avere un caldo eccessivo. È giunto il momento di andare a dormire. Alla fine anche Cutrizio Ho ceduto. ha optato per la notte sotto le stelle nel sacco a pelo, ma comunque non dovremo avere grossi problemi perché non fa molto freddo. Adesso ci saranno 0 gradi e penso che scendrà 1-2 gradi sotto zero. Il cielo è bellissimo, c'è una stellata pazzesca, abbiamo già visto 5-6 stelle cadenti. Buonanotte. Buongiornissimo. Buongiornissimo Cutrizio. Oh! Sono le 7:15 Cutrizio, qua dobbiamo attivarci. Che dobbiamo... 7:15. 7:20 veramente. Dici che abbiamo dormito seriamente alla fine. Tu forse sì, io no. Siamo sopravvissuti. Comunque la notte... Allora io l'ho passata molto al caldo, molto al caldo. Io meno. Cutrizio, tu meno? Momenti di Qualche frescura? piccolo, vabbè, piccoli tratti dovuti al tappetino. No, io ho dormito molto caldo, alcuni momenti forse anche troppo caldo. L'unica cosa è il sacco mummia Bivi della Ferrino, come avevo letto nelle recensioni, fa molta condensa. Infatti a un certo punto alle 4 di stanotte l'ho tirato via. Quindi diciamo che va bene, vi tiene al caldo e protetti dall'acqua fuori, ma anche tutto aperto, insomma, va bene per una notte, non di più. Bene ragazzi, dall'Alpe Pra è tutto, è stato un pernotto fresco ma non troppo, è andato tutto bene, siamo stati bene al caldo e adesso scendiamo perché dobbiamo andare a lavorare. Quindi vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere un like e di commentare, vi lascio il link in descrizione dei prodotti YFood col 10% di sconto e direi che ci possiamo vedere al prossimo video. E un saluto anche a Cutrizio che vedremo Signori, presto, saluti, speriamo. con l'occasione vi auguro buone feste perché probabilmente Esatto. questo è il Speriamo- periodo, in questo contesto magari anche Babbo Natale quest'anno ci farà un regalo migliore, il 2021. Speriamo, così almeno riprendiamo a fare un po' di trekking assieme. Ciao a tutti! Ciao!